Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme un punto geometrico traforato. È un punto che sto usando per fare una copertina bebè e della quale a breve pubblicherò il tutorial. Andiamo col punto. È un punto molto semplice che si sviluppa su 4 righe e si esegue su un multiplo di 10 catenelle più 7. Io ho già montato 37 catenelle. Non partirò con le tradizionali 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Adesso, man mano che lo facciamo, andiamo a vedere perché. Quindi, al posto delle 3 catenelle faccio una sola catenella, entro nella catenella successiva, faccio un punto basso e salgo con 2 catenelle. E questo sostituirà il nostro primo punto alto. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3 catenelle e faccio un punto alto. Ora, partendo in questa maniera abbiamo dovuto contare solo 3 catenelle. Partendo nell'altro modo, cioè le 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, avremmo dovuto contarne 6 ed era facile far confusione. A me torna più semplice così quando devo contare. Quindi una volta fatto questo punto alto, salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare la barretta del punto alto con 3 altrettanti punti alti. Una volta eseguito i miei 3 punti alti, vado a contare altre 3 catenelle, 1, 2 e 3, entro nella terza catenella e faccio un punto alto, entro in quella successiva e faccio un altro punto alto, vado avanti, lavoro quella dopo con un altro punto alto per un totale di 5 punti alti lavorati su 5 catenelle. Filo sull'uncinetto, conto 2 catenelle, entro nella terza con un punto alto, salgo con 3 catenelle e vado a lavorare i 3 punti alti nella barretta del punto alto che abbiamo eseguito prima, per un totale di 4, 3 catenelle che sostituiscono il primo e altri 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, conto 2 ed entro nella terza catenella con un punto alto e faccio 5 punti alti sulle 5 catenelle sottostanti. E di nuovo filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella di base con un punto alto, salgo con 3 catenelle e vado a riempire la barretta del punto alto con 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3 catenelle, entro appunto nella terza con un punto alto e vado a lavorare 5 punti alti su 5 catenelle di base. Eseguito il quinto punto alto e di nuovo vado a contare 1, 2, 3, entro nella terza catenella e faccio un punto alto, salgo con 3 catenelle e di nuovo vado a lavorare la barretta del punto alto che abbiamo fatto in precedenza con altrettanti 3 punti alti. Filo sull'uncinetto e vado a fare un punto alto nella terza catenella, che è poi l'ultima catenella che abbiamo a disposizione. E qui abbiamo completato la nostra prima riga. Ora giro il mio lavoro, faccio un punto basso e salgo con 2 catenelle e faccio altrettante 2 catenelle di separazione. Entro nella terza catenella partendo dal basso di questo gruppo di punti, praticamente le 3 catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto dei punti che abbiamo lavorato per obliquo. Entro e faccio un punto basso, eseguo altre 2 catenelle, vado a lavorare un punto alto
sul punto alto che ho subito dopo a disposizione e lavoro ogni punto che ho a disposizione con un altro punto alto per un totale di 5 punti alti su altrettanti 5 punti. Vado avanti con 2 catenelle e vado qui nella terza catenella partendo dal basso e faccio un punto basso, 2 catenelle, faccio di nuovo 2 catenelle e vado a lavorare i 5 punti alti che abbiamo a disposizione del giro sottostante, un punto alto per ciascun punto alto che abbiamo a disposizione. Faccio 2 catenelle di separazione e vado a fare il mio punto basso nel primo punto che ho disponibile, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i 5 punti alti. Vado avanti con 2 catenelle di separazione e vado a lavorare l'ultima catenella delle 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto del gruppetto che abbiamo di traverso. Sono andata avanti con altrettante 2 catenelle, filo sull'uncinetto con un punto alto. Giro il mio lavoro, faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare 2 punti alti nell'archetto delle 2 catenelle che si è formato nel giro precedente. Vado sul punto basso e lavoro un punto alto, vado nell'archetto successivo e lavoro 2 punti alti per un totale di 6. Inizieremo e finiremo ogni riga con 6 punti alti, mentre gli altri blocchi saranno di 5 punti alti. Quindi ho fatto il mio primo blocco, filo sull'uncinetto, entro nella terza maglia del giro sottostante con un punto alto, salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare la barretta del punto alto con 3 punti alti. Filo sull'uncinetto e entro nell'archetto che trovo subito dopo i 5 punti alti del giro sottostante ed eseguo 2 punti alti. Dopodiché troverò il punto basso, eseguirò un punto alto sul punto basso, poi entrerò nell'archetto successivo con 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto del giro sottostante con un punto alto, salgo con 3 catenelle e vado a lavorare la barretta del punto alto con 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, vado a lavorare l'archetto formato da 2 catenelle con 2 punti alti. Dopodiché troverò il punto basso, entro nel punto basso con un punto alto e troverò un altro archetto e lo lavoro con 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, vado a cercare la terza maglia del blocchetto di punti alti che era il giro sottostante, faccio un punto alto, salgo con 3 catenelle e vado a lavorare la barretta del punto alto con 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi ritrovo di nuovo all'archetto che lavorerò con 2 punti alti, dopodiché avrò il punto basso ed eseguo un punto alto sopra il punto basso, vado nell'archetto con altrettanti 2 punti alti, filo sull'uncinetto e vado a chiudere con l'ultimo punto alto e abbiamo finito anche la nostra terza riga. Ora giro il lavoro, salgo un punto basso e 2 catenelle e vado a lavorare punto su punto i punti che ho a disposizione del giro sottostante. Faccio 2 catenelle di separazione, vado a fare un punto basso sulla punta di questi 4 punti. Vado avanti ancora con 2 catenelle e faccio un punto alto
su ogni punto che ho a disposizione del giro sottostante. Finito i 5 punti, vado avanti con 2 catenelle ed entro qui e faccio un punto basso. Di nuovo vado avanti con 2 catenelle e vado a lavorare un punto alto su ogni punto che ho a disposizione del giro sottostante. Quindi 5 punti su altrettanti 5 punti. Ho eseguito 2 catenelle di separazione, vado a fare il punto basso, altrettante 2 catenelle e vado a lavorare gli ultimi punti che ho a disposizione, cioè i 6 punti alti della fine del giro. E questo è il risultato che ho ottenuto alla fine della mia quarta riga. Ora dovremo riprendere dalla riga numero 1 e andare avanti finché ne abbiamo necessità. Io ho lavorato ancora un pochino ed ecco l'effetto che dà questo punto. È un punto molto bello, lo trovo tanto adatto alle copertine bebè estive, perché io l'ho lavorato con un filato e un uncinetto a caso, però ho lavorato con un uncinetto più piccolo, con un lavoro un po' più compatto. È un punto piuttosto chiuso, non è tanto traforato da essere troppo leggero, ma nello stesso tempo non è neanche tanto pesante, quindi è molto adatto alla stagione nella quale andremo. E con oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio sempre per l'attenzione, per essere stati con me e come al solito vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Vi ricordo inoltre che sono su Facebook e su Telegram. Vi aspetto anche lì. Ciao a tutti!